Buonasera, good evening. Any questions? No? Il mattino. Stella Rossa, oggi l'occasione sprecata da Milik. Sembra che a questo Napoli, come si dice, manchi sempre 5 centesimi per fare un euro. Sì, è vero, è mancato molto poco. Credo che però non dobbiamo avere rimpianti. Credo che la squadra ha fatto, diciamo, nel complesso, in un gruppo molto difficile, tutto quello che era nelle sue possibilità. Siamo stati a un passo dalla qualificazione, ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto. È un peccato, gli sforzi non sono stati premiati, ma comunque sia usciamo da una competizione molto importante, ma ne comincia un'altra, forse un po' meno importante, ma sicuramente una competizione alla quale teniamo molto e vogliamo ben figurare, fare tutto quello che è possibile per cercare di andare avanti il più avanti possibile. Well, it seems to me that there's been a series of events in this build-up in this group. Equalising the last minute in one game, failure to beat Red Star away, Milik bringing a fantastic save out of Alisson right at the end. It seems that Napoli have gone very close, but just not quite far enough. Well, I have to agree that, yeah, we have gone very, very close indeed, but I don't think we should have any complaints, no regrets really. I think overall the group of players have done extremely well in what we knew from the beginning was going to be an extremely difficult group. We took it right down to the wire, right down to the very last minute of the very last game in the group. And I think it's a real shame that all of our efforts haven't been rewarded. But nevertheless, we've been knocked out of this group. We're going into out of this competition rather, we're going to go into another competition which admittedly perhaps isn't quite as big, but it's still important for us, and we're going to try to make sure that we go as far as possible in that competition. Teleluna, poi Rai. Buonasera, volevo chiederti, avere dei rimpianti stasera non mortifica un po' quanto di straordinario avete fatto nel girone fino alla gara di Anfield di stasera? Infatti non abbiamo rimpianti, l'ho detto anche ai miei giocatori, non ci dobbiamo rimproverare niente, è stato fatto tutto forse al di là delle più rosee previsioni, ce la siamo giocata fino alla fine, lo sapevamo che era molto difficile, che sarebbe stata un'impresa straordinaria, ci è mancato un po' di buona sorte, ma questa buona sorte sono certo che ci verrà ridata nell'Europa League. Well, you said, there are no real regrets and complaints, but you must kind of feel a little bit upset that all of your tremendous efforts in the group to get to this last game have all been in vain, really, given that you haven't qualified. Well, in fact, that's what I said to the guys. I said to the players, I don't think there should be any regrets. I think that it would have been a wonderful achievement had we qualified from what was certainly a really tough group. Lots of people didn't think they would even take it to this game. And then possibly we lacked a little bit of luck, but we can only hope, and I'm pretty sure that in the Europa League we'll get some of the luck that perhaps we've missed out on this time around. Rai, poi Canale 21. Carlo, la difficoltà questa sera di portare avanti la palla, di creare occasioni rispetto a cosa invece era stato fatto nella partita d'andata dove il Liverpool aveva creato poco o nulla, e rispetto anche a Parigi dove invece avevamo visto un Napoli più brillante in fase offensiva. È stato un discorso soprattutto fisico o è mancato un po' di reattività, soprattutto nella fase offensiva? No, è che il Liverpool ha messo molta pressione, erano molto aggressivi e come era preventivabile avevamo messo, diciamo, in preventivo che ci potevano essere sicuramente più difficoltà, perché diciamo l'intensità che hanno messo in questa partita in confronto alla partita dell'andata era un'intensità diversa. Comunque sia, non puoi pensare di venire a Liverpool ed avere 10 occasioni da gol, ne abbiamo avute 2 o 3 importanti e ci è mancato quel pizzico di buona sorte per metterla dentro.
What do you think was the difference tonight? Because you seemed to find it really difficult compared to the first game to go forward, carry the ball forward, and to create chances. And compared to not only the first game against Liverpool, but also against Paris Saint-Germain in Paris as well. Was it a physical thing? Did the guys just fail to react to what Liverpool were doing out on the pitch? Well, we knew that Liverpool were going to put us under a lot more pressure. We expected that. They were very, very aggressive. So as I said, it was something we expected, something that we'd kind of planned for. We knew that their intensity was certainly to be a lot different compared to the first game that we played. And so that was something that we had to try and cope with. And then you can't expect to come to a place like Liverpool and create 10 really good chances. We created one or two, and we didn't really have the look that we needed to put the ball in the back of the net tonight. Canale 21, poi un collega inglese. Prego. Canale 21, mister, il Napoli come l'anno scorso fallisce il primo obiettivo della stagione, cioè il passaggio agli ottavi di Champions. Che ripercussioni avrà questo primo risultato negativo della sua gestione sull'economia complessiva della stagione in Italia ed in Europa? Seconda domanda, rapidissima, guardando ad un girone il più equilibrato forse della storia della Champions, dov'è che il Napoli ha perso la qualificazione? Come ho detto, la qualificazione è stata in equilibrio fino alla fine. Avevo detto che questa partita che questo gruppo si sarebbe deciso alla fine. Diciamo la chiave sono state le due opportunità che abbiamo avuto e che non abbiamo messo dentro, ma al di là di quello, che ripercussioni? Le ripercussioni, diciamo che questo gruppo ha detto una cosa, che siamo competitivi con tutti e quindi in Europa ce la giochiamo con tutti, sia in Champions League che in Europa League. Probabilmente è un rammarico di non continuare la Champions League, ma probabilmente l'Europa League ci darà la possibilità di continuare ad essere competitivi e pericolosi in Europa. Obviously, just like last year, you failed kind of like at the final hurdle of the qualifying group, of the group stage to get through to the knockout round. What consequences will this have? Because I think for you, it's probably your first major defeat or major setback in your new reign at Napoli. What consequences will this have in Europe? What consequences will it have on the domestic front as well? And then also, I'm interested to know, you got so close in what was a really finely balanced group. So what was it that prevented you from going through? Well, first of all, we took it to the very last game. We took it down to the wire, as I've already said. And I think, I've said all along that we believed that it would go as far as this game, that this game would be decisive. I mean, what turned out to be key tonight was the fact that we weren't able to convert either of the couple of really good chances that we created. In terms of consequences for the rest of the year or the rest of the season, I think that what this group has shown is that we're capable of competing with absolutely anyone in Europe. Obviously we feel a little bit upset about quite clearly about the fact that we're not going to go through in the Champions League, but nevertheless the Europa League will give us a good opportunity to compete against very good teams in Europe, and I think that we can be very strong in the Europa League. John? Definitely. No, seeing on the video, I think it was red card, but there are a lot of questions about VAR, VAR. I think when VAR come in Champions League, it's too late. Lei pensa che l'intervento di Van Dijk meritasse un giallo, ma io dopo averlo visto alla Moviola secondo me meritava forse anche un rosso. Qui comunque poi si parla tanto di tante cose, il VAR eccetera, però quando arriverà poi il VAR nel Champions League per noi sarà già troppo tardi. Corriere della Sera.
No, Mario Rui aveva un problema muscolare e allora non era più in grado di continuare. Gulam ha bisogno di giocare, ha bisogno di migliorare la sua condizione, ma già, anche se la sua condizione non è ottimale, rimane un giocatore molto importante per noi. Just a question about the substitution that you made when Gulam came on for Mario Rui. Was that a tactical substitution, or was it because Mario Rui was carrying an injury? And what did you think about his performance anyway? Well, I think basically Rui was carrying a knock. He had a muscle issue, and so he needed to come off. And then, of course, Gulam needs time. He needs game time. So it was important also for him to be able to play, I think. Pianeta Napoli. Volevo chiedere, a differenza di Parigi, alcuni calciatori hanno dimostrato un deficit di personalità nel giocare al cospetto di una squadra che ha giocato con questa intensità e con questo pubblico che ha incitato la squadra all'inizio alla fine. Parafrasando, diciamo, una tua frase ante Stella Rossa, si è usciti da coglioni? No, non siamo usciti da coglioni, perché siamo usciti a testa alta, e anche se stasera abbiamo avuto più difficoltà rispetto ad altre partite, abbiamo mostrato carattere, intensità, voglia di fare. Perciò, come ho detto, nessun rimpianto, nessuna critica. Sono dispiaciuto per i giocatori, per tutti noi, perché, come ho detto, lo sforzo è stato grande, ma questo dispiacere ci dà la convinzione per fare non bene, ma benissimo il proseguo della stagione. And it seemed that this evening that some of the players struggled to come to terms with the intensity of the Liverpool players, the way they played, and the crowd, particularly compared to the performance you put in Paris. And if you don't mind me saying so, but that before the game against Red Star, you basically said we'd have to be really stupid to fail to qualify. I think we'd be really dumb if we weren't to qualify from the group, given where we are at the moment. Do you think that is the case? No, far from it. I think we're going out, but we're going out with our heads held extremely high. I think the players, once again tonight, showed a great deal of character. They showed a great deal of intensity in their play. And I have no criticism of the players. I have no regrets. Obviously, I feel sorry. I feel bad that we're going out. I feel bad for the players, for all of us. And the fact is that that huge effort we've put into the group thus far hasn't gone, up until tonight, hasn't gone rewarded. But I believe that the group does certainly show that we can go far and that we can have a very, very good season. Okay, good night. There you go. Ciao.